Eccoci qui carissimi amici, bentornati. Siamo ancora qui a parlare di ricarica. Oggi volevo portarvi con me nel fantastico mondo della ricarica di munizionamento a palla. Qui con me ho due differenti palle che io carico personalmente e sono la palla Gualanti 32 grammi e mezzo e la palla Gualanti sottocalibrata da 28 grammi. Nei video precedenti vi ho detto che ho avuto delle discussioni che oggi volevo affrontare insieme a voi. Mi sono imbattuto in dei colleghi cacciatori che sparavano palle non gualanti, altre tipologie di palle, con fucili strozzati, con canne strozzate, con le palle classiche. E io in quella situazione gli ho consigliato di passare a palle sottocalibrate, studiate apposta per consentire al cacciatore di sparare con un fucile con una canna strozzata. Comunque nessuno vieta di sparare questa tipologia di palla anche su fucili con canna slug. E niente, partiamo subito. Io vi spiego le componenti che andremo ad utilizzare per caricare questa tipologia di munizioni, e sono due bossoli comunque tipo 5 sempre con altezza 70, innescati entrambi con inneschi ad alta potenza con un 688 il bossolo rosso e il 6,16 il bossolo blu. L'unica differenza è la dose di polvere che io andrò ad inserire nei bossoli. Allora, per il bossolo innescato 6,16, quello blu, andremo ad inserire all'interno 2 grammi e 10 di polvere Tecna con la palla da 32 grammi. Invece per il bossolo innescato 688, il bossolo rosso, sempre 1270, andremo ad utilizzare una dose di 2 grammi di Tecna. E questa munizione sarà chiusa con la mia pressa con l'orlatura tonda, ovviamente. E niente ragazzi, io partirei così e iniziamo a pesare la nostra carica di polvere. Andiamo a mettere i nostri 2 grammi e 10, 2 grammi e 10, e apriamo le danze con la nostra bilancina. Andiamo a togliere l'eccesso. E ci siamo. Inseriamo la polvere all'interno del nostro bossolo, inseriamo la nostra palla da 32 grammi, andiamo a spingere fino in fondo e poi la chiudiamo con la nostra pressa. Ed eccola qui ragazzi, la nostra munizione a palla caricata con Tecna con 2 grammi e 10 e la palla da 32 grammi. Quello che vi consiglio è di controllare sempre che la palla non è al di sopra del livello della plastica. Perché? Perché se noi andiamo ad utilizzare un fucile semiautomatico,
ovviamente il centro della nostra palla all'interno del serbatoio del nostro fucile semiautomatico, la punta della palla andrà a toccare l'innesco della cartuccia che ha davanti. Quindi la cosa fondamentale che vi chiedo di controllare è che la palla non esca dal bossolo. Perché vi dico questo? Perché anche utilizzando le stesse cariche che io vi ho fornite, non è detto che il bossolo abbia la stessa capacità contenitiva in fondo al fondello, e quindi la polvere occupi spazi differenti e potremmo avere differenti altezze della palla. Poi passiamo alla nostra sottocalibrata e andiamo a mettere i nostri 2 grammi di Tecna. Togliamo un pizzico di polvere e ci siamo. Inseriamo la nostra polvere da sparo all'interno del bossolo, inseriamo la nostra palla sottocalibrata, la portiamo fino in fondo e poi andiamo alla chiusura. Ovviamente per la chiusura ad orlo tondo non serve incidere il bossolo, ma basta ovviamente solo passare per la tuba. Ragazzi, che dire, ecco la chiusura. Io vi consiglio di caricare queste munizioni e di provarle e poi farmi sapere com'è andata. Ricontrolliamo che la palla non esca ed è perfetta, la chiusura perfetta. La andiamo a misurare. Allora, la palla caricata in 28 grammi misura 60 mm, invece la palla con 32 grammi è perfettamente 58. Perché questa differenza? Ve la spiego subito. Anche avendo una carica propellente maggiore rispetto alla carica con la palla sottocalibrata, la parte che va a contatto con la polvere in questo caso è differente, ma soprattutto le due palle hanno un'altezza differente. La palla sottocalibrata ha un'altezza di 50 mm ed invece quella da 32 grammi ha un'altezza di 38. E perciò la differenza che troverete nella chiusura delle due palle è questa. Io spero di riuscirvi a portare un video dove proveremo tutte le munizioni che abbiamo caricato insieme e vi lascio al prossimo video. Se avete richieste o magari vorrete proporre voi qualche assetto, magari lo realizzeremo insieme qui sul mio banco da lavoro. Io vi lascio, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, ragazzi, un bel like. E niente, ci vediamo su Instagram e un abbraccio ragazzi, è stato veramente un piacere. Ciao.